Benvenuti, anime inquiete e ricercatori di verità nascoste, nel vostro santuario quotidiano, l'unico luogo dove il velo dell'apparenza viene squarciato per rivelare l'essenza pulsante dello spettacolo. Bentornati su Gossip alla turca. Oggi, il nostro viaggio ci porta al centro di un uragano silenzioso ma devastante, un evento che sta scuotendo le fondamenta di una delle produzioni più attese dell'anno. Immaginate un set cinematografico immerso nella penombra, dove la finzione cede il passo a una realtà talmente cruda da spaventare persino chi la sta creando. Al centro di questo vortice emotivo troviamo due nomi che fanno tremare i cuori, due titani della chimica sullo schermo che si sono ritrovati sotto lo stesso tetto, l'intenso, disciplinato Bararduk e la sfumata, mercuriale Elçin Sangu. Quella che doveva essere una ripresa di routine si è trasformata in una leggenda metropolitana che sta infiammando le chat private degli addetti ai lavori e i forum dei fan più attenti. Ma cosa è successo davvero quando le telecamere hanno continuato a girare contro ogni previsione? Prima di addentrarci in questo labirinto di segreti e passioni, vi chiedo un gesto fondamentale per la nostra community. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per restare sempre connessi con il battito della Turchia e, se volete sostenere il nostro lavoro di inchiesta e accedere a contenuti riservati, cliccate con forza sul tasto Abbonati. Il vostro supporto è la linfa che ci permette di raccontarvi queste storie. Un like e un commento sono il vostro biglietto per la prima fila. Siete pronti a scoprire il mistero della scena che tutti vogliono nascondere? Si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono momenti nella storia della televisione e del cinema in cui l'arte smette di essere una semplice rappresentazione e diventa vita, pura, disordinata, luminosa e incontrollabile. È esattamente ciò che si sussurra sia accaduto sul set blindatissimo che ha riunito, per la gioia e il tormento di milioni di fan, Bararduk ed Elçin Sangu. Quella che doveva essere una giornata di riprese come tante altre, scandita da orari rigidi, segni sul pavimento e copioni memorizzati, è mutata in un istante in qualcosa che trascende il mestiere dell'attore. Tutto ruota attorno a quella che è stata ribattezzata, con un sussurro carico di soggezione, la scena proibita. Non lasciatevi ingannare dal termine, non stiamo parlando di scandali volgari o di rivelazioni gratuite. Il pericolo risiedeva altrove. In un sentimento che è esploso senza permesso, un confronto improvviso che ha deviato dalla sceneggiatura, trascinando i due attori oltre i confini della recitazione, in un deserto emotivo dove i ruoli hanno inghiottito le persone. Si dice che una troupe ridotta all'osso, vincolata al giuramento del silenzio, abbia visto la scena trasformarsi da un semplice passaggio narrativo in un tuffo nell'abisso. Il regista ha dato l'azione, e l'aria è cambiata, un crepitio, una pressione, qualcosa di animale nella stanza. Bar ed Elçin non hanno recitato le battute scritte per loro, hanno risposto a qualcosa di più antico, muovendosi come perseguitati da ricordi troppo pesanti per le parole. Il regista, ipnotizzato dai monitor, non ha potuto sopportare di chiamare il taglio. Immaginate la scena, il silenzio monastico del set. Il ronzio appena udibile di una telecamera. Passi che non osavano cadere. Due interpreti che si incontrano in una tasca del tempo dove ogni battito di ciglia conta, dove il respiro è dialogo e il silenzio è una tesi. Lo scambio si è allungato, approfondito, trasformato in un duello non di corpi ma di anime. Hanno smesso di recitare. Hanno sanguinato. I bordi di cartone dei loro personaggi si sono ammorbiditi e hanno lasciato il posto a contorni umani, lividi. È stata questa decisione, di lasciare che il maelstrom girasse, di preservare la sua forma, che ha fissato il famigerato soprannome della scena. La scossa di assestamento è stata immediata e strana. Una fonte di produzione giura che il set sembrava santificato, come una chiesa improvvisamente consapevole dei propri echi. Non abbiamo mai visto niente del genere, ha confidato questa persona più tardi. Quando è finito, nessuno si è mosso. L'illuminazione sembrava progettata per trattenere il silenzio. La telecamera si è comportata come una spia in un confessionale. Quando il regista l'ha finalmente chiuso, nessuno si fidava della propria voce. Era la quiete di un miracolo o di una ferita. Ciò che è seguito, protocolli. Il filmato,
trattato come un tizzone ardente, è andato direttamente su unità separate. La crittografia si è accumulata sulla crittografia. L'accesso si è diviso in strati che solo un minuscolo gruppo poteva violare. Sicurezza appostata alle porte del teatro di posa, occhi sul corridoio come guardie in un cavò. Anche i veterani hanno detto che l'atmosfera è diventata aliena, quella peculiare immobilità in cui ogni passo è ponderato e ogni sussurro atterra come una decisione. Quanto a Bar ed Elchin, la leggenda dice che l'incantesimo si è rotto e sono fuggiti in angoli opposti della realtà. Lui, famoso per la disciplina di ferro, ha camminato lungo il perimetro con quello sguardo interiore che i fan conoscono così bene, le mani in tasca, rifiutando la cortesia di una pausa. Voleva mantenere il residuo, imbrigliare il dolore per il prossimo setup. Lei, che porta la luce come una seconda pelle, ha chiesto alla sala trucco di oscurarsi. Specchi girati, lampadine chiuse, il morbido drone degli asciugacapelli che ronzava a distanza mentre sedeva respirando, sola con il battito cardiaco che non aveva ancora imparato che era solo una scena. Coloro che li hanno visti hanno detto che sembravano persone che avevano lasciato qualcosa sul pavimento e avevano bisogno di trovare la forza per raccoglierlo di nuovo. Poi è arrivata la guerra silenziosa a porte chiuse. Il regista era certo che questa fosse l'arteria dell'intero progetto, il polso che avrebbe sollevato lo spettacolo da molto buono a indimenticabile. Di fronte a lui, dirigenti e produttori con occhi attenti e calcolatrici, preoccupati che una tale crudezza incustodita potesse inclinare l'equilibrio o spaventare una fascia di spettatori. Riunioni programmate come routine sono diventate infiammabili. I calendari si sono spostati come banchi di sabbia. L'arte si è scontrata con il business nel vecchio stallo e si è rifiutata di cedere. La post-produzione si è trasformata in una pentola a pressione. Il primo montaggio, dicono gli addetti ai lavori, è durato più a lungo di quanto chiunque si aspettasse, sfidando lo spettatore a non distogliere lo sguardo. Poi sono arrivati i tagli, poi nuovi tagli, poi versioni alternative che si moltiplicavano come riflessi in una sala degli specchi. Ogni taglio suggeriva una conseguenza diversa per la storia. Ogni revisione respirava una nuova voce. Con ogni iterazione la mitologia si infittiva, questa ripresa troppo tenera, quella troppo pericolosa, un'altra troppo onesta per sopravvivere. Nel frattempo, fuori, Internet si è sventagliato nel delirio. Il silenzio della produzione, e il rifiuto di Bar ed Elchin di chiarire qualsiasi cosa, ha solo alimentato l'appetito. Anteaser è caduto come un battito cardiaco. Un respiro stroboscopico di Elchin con il dolore inciso intorno alla bocca, l'istante in cui Bar si irrigidisce come se un vecchio livido avesse improvvisamente punto. Un battito di ciglia su una linea temporale. Abbastanza per far prendere fuoco alle sezioni dei commenti. Se lo mostrano, questo romperà la stagione. Questo potrebbe ridefinirli. Altri hanno suggerito un gioco lungo, una combustione lenta degna di menti di marketing esperte. Forse avevano ragione. La promozione è stata ricalibrata per orbitare attorno a quella gravità invisibile. Meno indizi, mistero più fitto. I montatori hanno esaminato ogni fotogramma del trailer, troppo lungo e l'incantesimo si rompe, troppo breve e lo slancio muore. È facile suscitare rumore con una voce, è difficile prendere appunti, colpire i segni e tornare all'obiettivo dopo che le tue viscere sono state raschiate sottili. L'hanno fatto. Non hanno negato. Non hanno confermato. Hanno lasciato che il lavoro parlasse. Quindi torniamo all'immagine con cui abbiamo iniziato, un palcoscenico sigillato, una squadra scheletrica, un regista convinto che alcune verità appaiano solo quando nessuno cerca di catturarle. Uno schema di illuminazione che trasforma il respiro in architettura. Una telecamera che sceglie i volti rispetto alle linee, ascoltando tanto quanto registra. Due attori che affondano nei loro ruoli ed emergono un po' cambiati. Il resto è attesa. Il pubblico che ascolta il tuono o il silenzio, indeciso su cosa lo ecciterebbe di più. C'è una voce ostinata secondo cui la scena non esisteva in nessuna bozza originale. È arrivata tardi, evocata da quell'inconfondibile chimica che riemerge quando Bar ed Elchin condividono lo spazio,
innescata da uno scambio vagante durante le prove che ha lasciato la stanza di qualche grado più fredda. La frase che echeggia dalle riunioni segrete è semplice e inesorabile: il cuore del progetto. Coloro che hanno sentito il regista parlare a porte chiuse ricordano una singola riga che continua a tornare: se non usiamo questo, la storia respirerà, ma non canterà. Tagliarlo, da quel punto di vista, sarebbe una scelta aziendale ordinata, e un'amputazione creativa. Eppure l'unica domanda che i fan urlano nella notte rifiuta una risposta: quando lo vedremo? Alcuni addetti ai lavori prevedono una versione estesa bloccata da password, un breve pellegrinaggio per i fedelissimi sull'hub digitale della piattaforma. Altri scommettono che la stagione danzerà attorno al tuono, lasciandolo rimbombare appena fuori campo in modo che la conversazione si raduni ogni settimana come nuvole temporalesche. Una teoria sussurra che i futuri riassunti nasconderanno briciole, qui un gesto, lì una linea, che riportano a una pagnotta che non ci è mai permesso di affettare. Ciò che sembra certo è che il percorso dello spettacolo si è già piegato. Se la scena atterra nel canone intatta, le relazioni si inclineranno, la posta in gioco si affinerà e le persone sullo schermo sembreranno più pericolose e più fragili di prima. Se svanisce, la leggenda si gonfierà per riempire il buco che lascia, e ogni momento successivo sarà misurato contro un fantasma. In ogni caso, il pubblico è stato addestrato a vedere più di quanto vedesse una volta. E cosa dice il fatto che un respiro, una pausa, il tremito in una voce possano scuotere un'intera produzione? Cosa dice di Bararduk ed Elchin Sangu il fatto che estranei non presenti nella stanza abbiano sentito la vibrazione solo attraverso le voci? Sono sempre stati precisi, costantemente generosi con i colleghi, ferocemente privati senza congelare nessuno. Questa volta, quella disciplina sta scrivendo la narrazione in modo netto come qualsiasi strategia di stampa potrebbe fare. Il che ci porta alla fine della confessione di stasera. La scena proibita di Bar ed Elchin è già una leggenda, un fantasma che cammina nel corridoio di ogni episodio non ancora andato in onda. Siamo giunti alla conclusione di questo racconto intenso, che ci ha portati dietro le quinte di un mistero artistico ed emotivo senza precedenti. La scena proibita di Bar ed Elchin è destinata a diventare un mito ancor prima di essere vista, un fantasma che aleggerà su ogni episodio della serie. Noi di Gossip alla Turca continueremo a monitorare ogni sussurro, ogni frame e ogni leak per voi. Se questo approfondimento vi ha appassionato, lasciate un like e condividetelo con chi ama il vero cinema e le emozioni forti. Non dimenticate di iscrivervi e, soprattutto, di considerare l'opzione abbonati per supportare il nostro canale e permetterci di continuare a svelare questi segreti. Secondo voi, vedremo mai quella scena integrale? Il dibattito è aperto. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video, dove la verità è sempre protagonista. A presto!